La numero 3. Rientriamo qui per parlare adesso di una problematica che Sky TG24 ha affrontato già un'altra volta. Il nostro Pio De Emilia, che ringrazio intanto. Pio, grazie per essere con noi. E Pio De Emilia ha accanto a sé Tommaso Perina, che è un imprenditore, ma soprattutto Tommaso, tu sei il padre dei bambini che purtroppo si trovano in Giappone e che te ti fanno vedere con il contagoccia. Per quale motivo? I miei figli sono stati portati via da mia moglie il dicembre del 2016, quindi quasi 2 anni, e io in questi 2 anni li ho potuti vedere solamente 5 ore e l'ultima volta 1 anno e 2 mesi fa. Tra l'altro voglio far vedere, la nostra Monica ha raccolto delle foto che tu ci hai mandato ovviamente, sì, e che sono proprio, ecco Monica, eccole qui. Eccole qua. E le chiediamo di commentarle anche al nostro ospite, perché vediamo tra l'altro il luogo in cui questi bambini hanno si un nome, no? svolge questo incontro. Non è sicuramente un luogo familiare, ecco, se vogliamo dire così, se vogliamo usare un eufemismo. Sì. Questa è una stanza del Tribunale di Sendai adibita a meeting. Questi sono i miei 2 figli, Marcello di 5 anni e Sofia di 3 anni e mezzo. Qui avevano naturalmente 1 anno in meno. Io sono stato chiuso a chiave in questa stanza sotto stretta sorveglianza dell'avvocato di mia moglie, perché era stato detto che io potevo scappare con i bambini, quando invece mi sono stati rubati i passaporti italiani dei miei figli e vivendo su un'isola non c'è modo di scappare. Io sono stato costretto a vedere i miei figli 2 ore in queste condizioni. Allora, ricordo ai nostri telespettatori che la condizione di Tommaso non è unica, nel senso che poco fa stiamo parlando di 15 nostri connazionali che si trovano nelle stesse condizioni, ma il problema che riguarda Pio, tra l'altro, anche altri cittadini europei, in un giorno in cui, anzi il giorno dopo in cui è stata parata, hai visto la nuova carta di diritti dei bambini, perché quelli sono diritti dei bambini separati forse in Italia, questa carta in Giappone è carta straccia? Sì, non solo riguarda altri bambini stranieri, ma diciamo la verità, riguarda i bambini giapponesi, perché stando agli ultimi dati, statistiche giapponesi, siamo, correggimi Tommaso se sbaglio, siamo all'80% dei bambini separati, figli della separazione, che non vedono più il codice il coniuge non affidatario. Questo perché? Non perché manchino le leggi, anche il Giappone ha la sua legislazione, ha approvato le convenzioni internazionali sia dell'ONU che i diritti dell'infanzia dell'AIA, ma non le applica. E perché non le applica? Perché in Giappone c'è questo problema socioculturale, cioè che quando ci si separa, non ci si separa soltanto dal coniuge, ma ci si separa anche dai figli, cioè si taglia netto con il passato. Questo perché? Perché il nuovo partner in genere non accetta le periferiche che arrivano, vuole soltanto la nuova persona e chiede molto spesso che venga reciso proprio il legame. E poi soprattutto non c'è questa tradizione, cioè si pensa addirittura, ci sono studi psicologici, scienziati, studiosi che speculano molto su questa faccenda, sostenendo che paradossalmente, non dico che non ci sia un qualche cosa anche, dicono che il bambino, quando viene passato da un genitore all'altro, l'affidamento congiunto, i weekend di qua, 2 case, 2 camere, la cartella che si manca, subisce più stress di quello che invece se perde completamente. Senti Pio, qualcosa sta cambiando probabilmente. Intanto vorrei far sentire Giorgio Starace, che è il nostro ambasciatore, si sta dando molto da fare. Si sta dando molto da fare, e che ascoltiamo quelle che sono le sue dichiarazioni. Poi rientriamo e le commentiamo. Siamo stati motori di un'iniziativa che ha portato a una lettera di tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea a Tokyo alla Ministra di Grazia e Giustizia. C'è stata una démarche che la Presidenza di turno ha portato all'attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia per poter eseguire le sentenze che sono passate in giudicato. Io ho ricevuto, non ultimo la settimana scorsa, altri genitori italiani, padri di casi di coppie separate. Noi anche sul piano consolare continuiamo a seguire questa cosa passo a passo. C'è stato un caso in cui c'è stata la possibilità di cominciare ad avere un accordo con la consorte per le visite ai ragazzi, e sono cose che dobbiamo assolutamente seguire
Abbiamo ricevuto conferme di collaborazione da parte delle autorità giapponesi, ma siamo determinati a seguire questa cosa in maniera assidua. Insomma, Tommaso, la cosa importante è che non sei lasciato solo in questo percorso. Veramente, anche perché siamo italiani che vivono in un paese straniero, i tribunali non sono dalla nostra parte, padri nella mia situazione siamo non solo italiani, siamo padri europei, americani, e io sono ancora sposato, quindi non ho nessuna restrizione nei confronti dei miei figli, però se solo provassi ad andare a trovarli a casa, viene la polizia e nella migliore delle ipotesi mi mettono sulla pattuglia e mi portano via, nella migliore delle ipotesi. Tommaso, grazie mille, in bocca al lupo ovviamente per questa storia che è importante, siamo contenti che Pio D'Emilia che Pio la segue per noi chiaramente, perché insomma, è stato un bel momento perché è un problema importante. Purtroppo